Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod. Sono Alessia. E io sono Giovanni. Sei nel posto giusto se vuoi imparare l'italiano reale, quello che si usa davvero nella vita di tutti i giorni. Quante volte ti è capitato di capire le parole, ma non il modo in cui le persone parlano davvero? Tipo, sei in un bar, senti gli amici che chiacchierano e sembra un'altra lingua, anche se conosci la grammatica. Esatto, perché la scuola ti insegna frasi come «Buongiorno, come sta?», ma fuori dalla classe la gente dice «Allora, com'è andata stanotte?», oppure «Oddio, non ho chiuso occhio», cose così naturali, schiette. Ecco, oggi vogliamo proprio fare questo, aprire una finestra sull'italiano vero. In questo video praticherai 6 argomenti della vita reale: sonno, sentimenti, soldi, shopping, scuola e bambini, con espressioni che usiamo ogni giorno noi italiani. E non stiamo parlando di liste noiose da memorizzare, no, stiamo parlando di dialoghi veri, situazioni quotidiane, modi di dire che ti faranno sembrare subito più fluente, più naturale. Ecco, ogni argomento include espressioni utili, una conversazione tra me e Giovanni e poi tocca a te. Ti faremo delle domande per praticare ad alta voce, perché parlare è il modo migliore per imparare. Ah, e c'è una cosa importante. Abbiamo preparato un PDF gratuito con tutto quello che senti in questo video. Vocaboli, dialoghi, quiz, trascrizioni, insomma, un bel pacchetto per ripassare dopo. Lo trovi qui sotto nella descrizione del video. Scaricalo, è gratis. Dai, partiamo subito col primo argomento, che riguarda qualcosa che tutti facciamo ogni notte, o almeno dovremmo fare. Dormire. Parliamo di sonno. Il sonno. Argomento serio, perché diciamocelo, certe notti è un miracolo se riesci a chiudere occhio prima delle 3. Già, ma quando invece va bene, quando finalmente riesci a dormire come si deve, che meraviglia, eh? Assolutamente. E in italiano ci sono un sacco di modi carini per dire che hai dormito bene. Uno dei miei preferiti è dormire come un ghiro. Ah sì, bellissimo. Il ghiro è un animaletto che passa metà dell'anno al letargo, quindi se uno dorme come un ghiro significa che ha dormito profondamente, senza svegliarsi mai. Esatto. Oppure puoi dire semplicemente sono crollato. Tipo, ieri sera ho guardato un film e dopo 5 minuti sono crollato. Sì, perfetto. È informale, molto comune. Un altro modo è mi sono addormentato subito. Molto diretto, ma efficace. Mentre invece, quando la notte è stata un disastro, allora entra in gioco il repertorio drammatico. Ah sì, per esempio non ho chiuso occhio. Letterale, chiaro, potente. Oppure ho rigirato tutta la notte. Sai, quel senso di stare lì a girarti da un fianco all'altro con il cervello acceso come una lampadina. Terribile. E un'altra espressione che uso spesso è ho fatto una nottaccia. Non è solo che non hai dormito, è che è stata proprio una brutta notte, punto. Esatto, tipo quando ti svegli alle 4 per colpa del cane del vicino, poi ti riaddormenti alle 5 e la sveglia suona alle 6:30. Aiaia! E in quei casi la mattina dopo sai già che devi recuperare. Puoi dire devo recuperare le ore di sonno, oppure vado a letto presto stasera. Sì, ma poi puntualmente guardi Netflix fino alle 2. Confessiamolo, quante volte dici vado a letto e poi finisci a guardare video di gatti su TikTok per un'ora? Troppissime. Comunque, un'altra frase utile è ora di chiudere gli occhi. Suona un po' più poetica, no? Mi piace! Oppure, se sei già a letto e stai per addormentarti, puoi dire a qualcuno fai bei sogni. È dolce, affettuoso. Sì, lo dico sempre ai miei nipoti. E se invece fai un brutto sogno, allora puoi dire che incubo. Esatto! Tipo, ho sognato di dover fare l'esame di maturità e non avevo studiato niente. Che incubo! Classico. Poi c'è appissolarsi, che non vuol dire dormire, ma fare un breve pisolino, tipo sul divano dopo pranzo. Sì, attenzione però, in Italia, dopo pranzo, soprattutto d'estate, è normale appissolarsi. Non è segno di pigrizia, è sopravvivenza. Vero. E un'altra espressione interessante è
Dormirci sopra. Vuol dire prendersi tempo per decidere, riflettere durante la notte, tipo non so se accettare quel lavoro, ci dormo sopra. Bellissima! Dai, ora facciamo un piccolo dialogo tra noi, così sentite come queste espressioni funzionano in una conversazione vera. Pronti? Allora, immagina, ci incontriamo dopo aver passato una notte difficile. Alessia, ma che faccia hai? Non sei tu stasera? Lo so, sembro uno zombie. Non ho chiuso occhio, giuro. Ho rigirato tutta la notte. Che succede? Tutto bene? Boh, forse troppo caffè, forse ansia. Fatto sta che mi sono alzata 10 volte. Poverine, devi recuperare le ore di sonno. Stasera vai a letto presto, eh? Promesso. Magari provo a dormirci sopra. Vediamo se la mente si calma. Buona idea. Intanto, coraggio. Fai bei sogni stasera. Grazie. E tu invece? Hai dormito bene? Io come un ghiro, mi sono addormentato subito e 0 risvegli. Invidioso. Ah, beato lui. Ora tocca a voi. Fermate il video un attimo e rispondete ad alta voce. Com'è stata la tua ultima notte? Sei crollato subito o hai fatto una nottataccia? E se potessi scegliere, che tipo di sonno vorresti fare stanotte? Come un ghiro o come me dopo una cena pesante? Dai, prova a dirlo ad alta voce. Stanotte voglio dormire come un ghiro. Oppure, spero di non rigirarmi tutta la notte. Vedrei che fare pratica così ti aiuta tantissimo. E se ti è piaciuto fin qui, fammelo sapere. Metti un bel like al video. Ci aiuta tantissimo a crescere e a fare altri contenuti così per voi. E ricordati, il PDF con tutte queste espressioni, il dialogo che hai appena sentito e un piccolo quiz per testare quello che hai imparato, è tutto gratis qui sotto. Ora andiamo avanti col secondo argomento. E qui si fa più intimo. I sentimenti. Sì, perché in Italia non parliamo solo di calcio e cibo. A volte ci apriamo, parliamo di quello che sentiamo. E saperlo fare in modo naturale è fondamentale per costruire relazioni vere in italiano. Esatto. Per esempio, se stai attraversando un momento difficile, puoi dire semplicemente «mi sento giù». Non serve drammatizzare, basta questa piccola frase per far capire che non sei al meglio. Oppure puoi essere un po' più esplicito. Sono frustrato, sono perso, non ce la faccio più. Tutte frasi che usiamo spesso nella vita reale, soprattutto con gli amici fidati. E quando vuoi parlare seriamente con qualcuno, puoi iniziare con «possiamo parlare?» o ancora meglio «devo sfogarmi». Sai, quel bisogno di toglierti un peso dal petto, di parlare con qualcuno che ti ascolta davvero. Ed ecco il punto, in Italia l'ascolto conta tantissimo. Se un amico ti dice così, non rispondi con «va tutto bene». No, devi mostrare empatia. Puoi chiedere «stai bene? Non sei te stesso ultimamente». Oppure «vuoi parlarne?» Sì, anzi, una delle frasi più potenti è proprio «grazie per avermelo detto». Mostra che apprezzi la sua fiducia, che non prendi la cosa alla leggera. E poi ci sono frasi come «deve essere stato difficile» o «come posso aiutarti?» Non sono formule vuote, sono segnali che sei presente. Ecco, voglio che tu impari a usarle non perché si deve fare, ma perché ti permettono di connetterti con le persone. L'italiano non è solo grammatica, è anche calore umano. Dai, facciamo un dialogo realistico. Immagina, 2 amici si incontrano dopo qualche giorno. Uno nota che l'altro sembra diverso. Giovanni, tutto bene? Non sei molto loquace oggi? Diciamo di no, mi sento un po' giù ultimamente. Oh, mi dispiace. Vuoi parlarne? Sì, in realtà devo sfogarmi un attimo. È che lavoro, famiglia, problemi vari. Mi sento un po' sopraffatto. Capisco. Deve essere stato pesante portarsi tutto dietro senza dirlo a nessuno. Esatto. Grazie per avermelo chiesto. Ma figurate, grazie a te per avermelo detto. Se posso aiutarti in qualcosa, dimmi pure. Davvero, già parlare aiuta. A volte basta poco. Ora tocca a te. Fermati un attimo. Pensa a un momento in cui ti sei sentito frustrato, triste o semplicemente fuori posto. E prova a descriverlo ad alta voce, in italiano. Puoi dire, ultimamente mi sento giù perché... Oppure, ho bisogno di sfogarmi con qualcuno perché... Non devi raccontare tutto, ma prova a mettere insieme 2 o 3 frasi.
E se invece sei tu che ascolti? Prova a immaginare un amico che ti dice «Mi sento perso». Cosa rispondi? Usa una di queste frasi. Vuoi parlarne? Deve essere stato difficile. Grazie per avermelo detto. È importante allenare entrambi i ruoli, quello di chi parla e quello di chi ascolta, perché comunicare vuol dire andare in entrambe le direzioni. E ricordati, tutto quello che stiamo facendo, espressioni, dialoghi, domande di pratica, lo trovi nel PDF gratuito qui sotto, con tanto di trascrizione e quiz per ripassare. Se ti sta piacendo il video fin qui, fai un like. Ci aiuta davvero a portare questo contenuto a più persone che vogliono imparare l'italiano autentico. E ora andiamo avanti col terzo argomento, i soldi. Argomento tabù per alcuni, ma in Italia ne parliamo e come. Magari ridendo, magari lamentandoci, ma ne parliamo. Dai, chi non ha mai detto «sono a secco» oppure «ma quanto spende quella gente?» Preparati, perché tra ricchi sfondati, tirchi cronici e bilanci in rosso, questo argomento è pieno di espressioni colorite. Arriviamo subito. Passiamo ai soldi. Argomento serio, ma anche divertente, perché in Italia ne parliamo sempre. Magari sottovoce, magari ridendo, ma ne parliamo e come. Sì, non è vero che non si tocca. Lo fai con gli amici, con la famiglia, al bar. Ma lo fai nel modo giusto, con un po' di tatto e soprattutto con le espressioni giuste. Cominciamo dai ricchi. Quando uno è davvero ricco, non dici solo «è ricco». No, dici «è ricco sfondato». Suona forte, enfatico, quasi esagerato. Oppure è pieno di soldi, più informale, più diretto. Tipo, ha cambiato macchina per l'ennesima volta. Ma quanti soldi ha? È pieno di soldi. E poi c'è il tocco moderno. Fa parte dell'1%. Lo usiamo con un po' di ironia, a volte con una punta di sarcasmo. Ora, dall'altra parte della bilancia, chi invece fa fatica. Per esempio, arranco, breve, potente. Dice tutto. Stai andando avanti, ma con grande sforzo. Un'altra frase molto comune: faccio fatica ad arrivare a fine mese. La senti ovunque, tra colleghi, tra amici, alle fermate dell'autobus. È la realtà di tanta gente. E quando proprio non hai un euro, allora dici sono a secco, oppure sono in russo. Nel senso, il conto in banca segna numeri rossi. Poi ci sono le persone e le loro abitudini coi soldi. Per esempio, qualcuno che non spende mai niente, in italiano lo chiamiamo tirchio, o meglio ancora spilorcio. Attenzione però, sono termini forti. Li usi tra amici, in tono scherzoso, mai in faccia a qualcuno che non conosci bene. Invece, se una persona risparmia con intelligenza, dici è risparmiatore, risparmiatrice, oppure mette da parte. Niente di negativo, anzi, è un complimento. Mentre chi spende senza freni, spende come acqua. Immagina, entra in un negozio e in 10 minuti ha speso 200 euro. E se invece spende volentieri ma per fare del bene? Allora è generoso, generosa. Tipo, ha pagato la cena per tutti. È troppo generoso. Importante, non basta avere soldi, bisogna saperli gestire. E in italiano ci sono frasi precise per questo. Per esempio, essere furbo coi soldi. Non vuol dire essere disonesto, ma intelligente, accorto. Un'altra espressione utile: fare un bilancio. Può essere mensile, annuale. Serve a capire dove vanno i tuoi soldi. E poi c'è il classico consiglio che tutti abbiamo sentito: non vivere al di sopra dei propri mezzi. Traduzione? Non spendere più di quello che guadagni, altrimenti prima o poi paghi il prezzo. Dai, ora facciamo un dialogo tra due amici che parlano di budget, spese pazze e obiettivi di risparmio. Giovanni. Alessia, devo dirtelo, ho passato un brutto periodo economicamente. Sono in rosso da 2 mesi. Davvero, mi dispiace. Che è successo? Troppe spese insieme, riparazione auto, bollette salate e onestamente ho anche un po' esagerato con gli acquisti online. Ah, il famoso click e via. Capisco.
Ma almeno ora stai mettendo da parte qualcosa? Sì, ho deciso di fare un bilancio mensile. Devo essere più furbo coi soldi, altrimenti non ce la faccio. Ottima idea. Io ormai metto da parte ogni mese, anche poco. Così, se capita un imprevisto, non arranco. Bravo, io invece ero come uno che spende come acqua, finché non ho visto il conto. Succede a tutti. L'importante è rendersene conto. E comunque, non sei mica uno spilorcio, eh? Solo devi trovare un equilibrio. Già, alla fine non si tratta di essere ricchi sfondati, ma di stare tranquilli. Esatto. Ora tocca a te. Fermati un attimo. Rispondi ad alta voce. Che tipo di persona sei coi soldi? Sei risparmiatore o spendi facilmente? Hai mai fatto un bilancio? E qual è la tua strategia per non arrivare a fine mese a secco? Prova a dirlo così. Io sono una persona che mette da parte. Oppure, confesso, a volte spendo come acqua. Oppure, il mio obiettivo è non vivere al di sopra dei miei mezzi. E se conosci qualcuno che è tirchio o super generoso, descrivilo. Mio fratello è ricco sfondato, ma è generosissimo. Oppure, la mia amica è una spilorcia, non paga mai il caffè. Scherzi a parte, parlare di soldi in italiano ti dà accesso a conversazioni reali, profonde, a volte divertenti. Lo shopping. Ammettiamolo, a tutti piace comprare qualcosa di nuovo ogni tanto. Non importa se è un paio di scarpe, un libro o quel maglione che vedi in vetrina da settimane. E in italiano ci sono tantissimi modi per parlare dei tuoi desideri, delle tue tentazioni e soprattutto dei tuoi acquisti, senza sembrare un robot del negozio online. Cominciamo da quando ancora non hai comprato niente, ma sei già dentro al desiderio. Puoi dire sono alla ricerca di o sto cercando. Per esempio, sto cercando un nuovo paio di occhiali da sole. Sembra semplice, ma suona naturale. Oppure, se vuoi essere più enfatico, puoi dire ho messo gli occhi su. Tipo, ho messo gli occhi su quelle scarpe rosse del negozio sotto casa. C'è già una storia dietro. E il massimo dell'entusiasmo? Muoio dalla voglia di comprarmi un iPad nuovo. È forte e un po' drammatico, ma lo diciamo davvero. Poi arriva il momento clou, l'acquisto. Quando finalmente ti decidi. E qui entra in gioco una frase bellissima. Alla fine mi sono decisa e ho comprato. Dall'idea del percorso, dubbi, confronti, forse un po' di senso di colpa e poi, boom, acquisto. Oppure, se stai aggiornando qualcosa che già possiedi, puoi dire ho aggiornato il mio... Per esempio, ho aggiornato il mio computer. Suona meglio che dire ho comprato un nuovo PC, no? E se invece spendi un bel po' di soldi per qualcosa che ti piace davvero? Allora dici, ho investito in... come ho investito in un buon materasso, ne avevo bisogno. Anche se in realtà hai speso molto, dai valore alla scelta. Un'altra variante dolciamara. Mi sono concesso un lusso. Ti senti un po' in colpa, ma allo stesso tempo soddisfatto. Tipo, mi sono concesso un weekend a Venezia. Era ora. E poi c'è la famosa ci sono cascato, cascata. Significa che eri contrario o contraria all'inizio, ma alla fine ti hanno convinto. O sei stato tentato troppo forte. Volevo risparmiare, ma ci sono cascato, ho comprato le cuffie wireless. Dai, ora facciamo un dialogo tra due amici che parlano di shopping recente. Alessia, ma è vero che hai comprato un nuovo telefono? Sì, purtroppo, o per fortuna. Alla fine mi sono decisa e l'ho comprato. Il vecchio non reggeva più. Quanto hai speso? Beh, non poco, ma diciamo che ho investito in qualcosa che uso ogni giorno. Giusto. Io invece ho appena aggiornato il mio orologio. Quello vecchio era sempre in ritardo. Ah, bello! Che modello hai preso? Uno semplice ma elegante. Comunque, devo dirtelo, ieri ho visto un giubbotto pazzesco in centro. Muoio dalla voglia di comprarlo. Ah, attento, non ci cascare subito. Aspetta qualche giorno, vedi se ci pensi ancora. Hai ragione, forse dovrei dormirci sopra. Esatto, a volte basta aspettare per capire se è un desiderio reale o solo un impulso. Parla per te, i miei impulsi di shopping sono sempre reali.
Tipico. Ora tocca a te. Fermati un attimo. Pensa a qualcosa che vorresti comprare, oppure a un acquisto che hai fatto recentemente, e prova a raccontarlo ad alta voce in italiano. Puoi iniziare con sono alla ricerca di, oppure ho messo gli occhi su, oppure muoio dalla voglia di comprare. E se hai già comprato qualcosa, prova a dire alla fine mi sono deciso e ho comprato, o mi sono concesso un lusso. Oppure con un po' di ironia, ci sono cascato. Per esempio, ho aggiornato il mio laptop perché non funzionava più. Oppure ho investito in una borsa bella, anche se era cara. E se sei onesto, ammetti pure. Non dovevo comprarlo, ma ci sono cascato comunque. Succede a tutti. Scuola? Anche se sono passati anni, mesi o decenni dal tuo ultimo banco, in Italia ne parli sempre. Con gli amici, al lavoro, quando conosci qualcuno nuovo. È una di quelle cose che fa parte dell'identità. Tipo, ah, hai studiato lì? Oppure, davvero ti sei laureato in filosofia? Ma che coraggio! Le domande più comuni? Hai studiato qui in zona? Oppure, quando ti sei diplomato, diplomata? Quando ti sei laureato, laureata? Sono frasi semplici, ma molto usate, soprattutto all'inizio di una conversazione. E poi arriva la domanda chiave. Cosa hai studiato? Puoi rispondere in tanti modi. Per esempio, ho studiato lettere moderne. Oppure, mi sono specializzato in ingegneria meccanica. Ma non tutti vanno all'università, e va benissimo. Puoi dire tranquillamente: non ho fatto l'università, sono entrato subito nel mondo del lavoro. In Italia questa frase non è un tabù. Molti la dicono con orgoglio. Esatto. Il percorso formativo non definisce il valore di una persona e anzi, spesso si stima chi ha imparato facendo, sul campo. Poi c'è il discorso intelligenza. Perché in Italia sappiamo bene che essere bravi a scuola non vuol dire essere intelligenti in tutto. Per esempio, è intelligente, ma non è un genio dei libri. Oppure è sveglio di strada. Questa è potentissima. Vuol dire che uno capisce le situazioni, sa cavarsela, anche se magari ha lasciato la scuola presto. E molti si riconoscono in questa. Non sono portato per gli esami. Lo dici con un sorriso, ma dentro c'è una storia lunga di ansia da prestazione e notti passate a studiare senza risultati. Però attenzione, non voler dire che non ami imparare, perché ci sono persone che hanno finito gli studi ufficiali ma continuano a studiare per passione. Sì, ed è bellissimo quando qualcuno dice «sono un appassionato di studio». Suona forte, sincero. Oppure «devo studiare», non perché ha un esame, ma perché vuole crescere. Altri modi per dirlo? Ampliare gli orizzonti. Frase elegante, profonda. Si usa quando parli di viaggi, letture, cultura. Tipo, ho iniziato a seguire corsi di storia dell'arte. Voglio ampliare gli orizzonti. È una delle frasi più belle in assoluto? Ho sete di conoscenza. Suona quasi poetica, ma la senti davvero in certe conversazioni sincere. Dai, ora facciamo un dialogo tra due persone che parlano del loro percorso scolastico. Giovanni, ma tu dove hai fatto le superiori? A Roma, in un liceo classico. Tu? Io qui a Milano, liceo scientifico. E ti sei laureato? Sì, in economia. Ma devo dirti la verità, non ero un genio dei libri. Non sono portato per gli esami, mi stresso troppo. Capisco. Io invece mi sono fermata dopo il diploma. Sono entrata subito nel mondo del lavoro. Davvero? E non ti sei mai sentita fuori posto? Mai. Anzi, ho imparato tanto sul campo. E comunque studio ancora. Leggo, seguo corsi online. Ho sete di conoscenza, diciamo. Che bello sentirlo. Io adesso sto seguendo un corso di fotografia. Non serve per il lavoro, ma amplia gli orizzonti, no? Assolutamente. Sai cosa penso? Che l'intelligenza non sta solo nei voti. Tu sei sveglio di strada e io credo che sia una qualità fondamentale. Grazie Alessia. Bellissimo complimento. Ora tocca a te. Fermati un attimo, pensa al tuo percorso scolastico e prova a raccontarlo in italiano ad alta voce. Puoi iniziare così. Ho studiato mi sono diplomata in, non ho fatto l'università, ma... Oppure,
Sono entrato o entrata subito nel mondo del lavoro. Parla della tua esperienza. Non sono portato o portata per gli esami, ma imparo bene praticando. Oppure adoro studiare, ho sete di conoscenza. E se oggi stessi pensando di tornare a studiare, prova a dire vorrei ampliare gli orizzonti con un corso di... oppure sto pensando di iscrivermi all'università, anche se non sono più giovane. E ora andiamo avanti. Parliamo di bambini. Un argomento dolce, tenero, ma anche pieno di insidie culturali. Attenzione a quello che dici. Bambini. Uno dei temi più belli, ma anche più delicati, quando parli in italiano con persone che non conosci bene. Perché sì, in Italia siamo affettuosi, ci emozioniamo davanti a un bambino carino, ma ci sono regole non scritte da rispettare. Se le segui fai bella figura, se le ignori, meglio evitare. Cominciamo dal positivo. Quando vedi un bambino piccolo e vuoi fare un complimento dolce, puoi dire «Che occhioni!». È una frase tipica, tenera, usata da nonni, zii, amici. Suona naturale, ma invadente. Oppure, chi abbiamo qui? Detto con voce morbida mentre ti avvicini. È come dire, oh, guarda chi c'è, in modo giocoso. E se noti una somiglianza? Ti assomiglia tantissimo! È un complimento potentissimo per i genitori. Fa sentire riconosciuti. Poi ci sono domande semplici e sicure. Per esempio, quanti anni ha? Oppure, che classe fa? Sono neutre, educative, non toccano argomenti sensibili, perfette per rompere il ghiaccio. Ma ora attenzione! Ecco cosa non devi mai chiedere, soprattutto a una persona che non conosci bene. Per esempio, hai figli? Sembra innocua, ma può mettere a disagio. E ancora peggio, ne vuoi? Oppure, perché no? O peggio ancora, ne avrai altri. E la classica, è il tuo unico? Unica? Queste domande toccano temi profondi, infertilità, lutti, scelte personali. E in Italia, anche se siamo espansivi, certi argomenti si lasciano al loro posto. I genitori stessi, invece, spesso dicono frasi tra di loro. Per esempio, ce n'hai di lavoro, detto con un sorriso, mentre guardi un genitore alle prese con 2 bambini che corrono in giro. Oppure, deve essere impegnativo. Una frase semplice ma piena di empatia. Riconosce lo sforzo senza giudicare. E quando i bambini aiutano in casa o si comportano bene. Che bravi aiutanti che hai! Suona positivo, incoraggiante. Un'altra frase che senti spesso, detta con un po' di nostalgia, passa in fretta. Vuol dire goditi questi momenti, perché un giorno saranno grandi e non torneranno più. E poi c'è una regola d'oro, sia in Italia che negli Stati Uniti. Non dare mai da mangiare a un bambino senza chiedere prima al genitore. Nemmeno un pezzetto di torta, nemmeno una caramella. Potrebbe essere allergico, oppure i genitori stanno controllando la dieta. Immagina, offri un gelato a un bambino, tutto felice, e la mamma arriva e dice «No, è intollerante al lattosio». Imbarazzo totale. Quindi, sempre, posso dargli qualcosa da mangiare? Prima chiedi, sempre. Dai, ora facciamo un dialogo in un parco. 2 persone si incontrano, una ha il figlio con sé. Vediamo come si parla in modo naturale, ma rispettoso. Alessia, ma guarda chi c'è! Ciao piccolino, chi abbiamo qui? Ciao Alessia, lui è Matteo, ha 2 anni e mezzo per cifra. Oggi è in forma, sta scoprendo il mondo. Che occhioni che ha! Ti assomiglia tantissimo. Grazie, me lo dicono spesso. È tutto mio purtroppo. Ah, figurati. Deve essere impegnativo qualche volta, no? E come? Corre ovunque, tocca tutto. Ce n'hai di lavoro, diciamo. Ma passa in fretta, quindi lo vivo con calma. Che bellezza! Posso dargli questo biscotto? L'ho preso al bar, è senza zucchero. Ah, gentilissima. Aspetta che controllo. Sì, va bene. Oggi può mangiarlo. Grazie. Figurati! Che bravo aiutante che sarà quando crescerà. Speriamo. Ora vuole solo correre e urlare. Normale. Goditelo però. Hai ragione. Passa in fretta. Ora tocca a te.
Fermati un attimo. Immagina di essere al parco. Incontri un amico con suo figlio. Presentatelo in italiano. Puoi dire, lui si chiama Luca, ha 4 anni, va alla materna. Oppure, è il mio unico figlio, ma ne vorrei un altro. Se vuoi essere sincero, ovviamente. Oppure, prova a commentare un bambino che vedi. Che occhioni, ti assomiglia tantissimo. Oppure, deve essere impegnativo, ma che soddisfazione. E se vuoi offrire qualcosa da mangiare, posso dargli un po' del mio panino? Mai agire senza chiedere, mai. Tutte queste frasi, il dialogo, le raccomandazioni culturali sono nel PDF gratuito qui sotto. Scaricalo, leggilo, portatelo con te. Potrebbe salvarti da un imbarazzo epico. Se ti è piaciuto questo argomento, metti like al video e iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto, così non perdi i prossimi episodi. Abbiamo parlato di sonno, sentimenti, soldi, shopping, scuola e bambini. 6 argomenti reali con espressioni vere. E ricorda, l'italiano non si impara solo con i verbi, si impara con le emozioni, con le situazioni, con le parole che usi quando sei tu stesso. Grazie per essere stato con noi fin qui. Sei stato bravissimo. E adesso? Scarica il PDF, pratica ad alta voce e torna presto, perché su Italian Pod l'italiano vero non aspetta. Ciao a tutti! A presto!